bentrovati. Oggi andiamo a dare qualche buon consiglio a tutti coloro che, come il sottoscritto, di solito, almeno qualche volta all'anno, mangiano questo frutto, l'ananas. Ecco, di solito noi lo mangiamo, buttiamo lo scarto, che in questo caso è tutta la parte superiore, oltre che la buccia, ma non tutti appunto sanno che invece da questo scarto si può ottenere una bellissima pianta d'appartamento. Quindi oggi andremo a vedere con questo breve tutorial come poterlo fare. Andiamo a vederlo. Bene, allora per prima cosa, visto che è un tutorial, andiamo proprio a vedere tutto il necessario per poter fare questa operazione. Allora, materia prima logicamente l'ananas. Dopodiché bisogna avere un vaso io uso sempre i vasi di riciclo, quelli che ci rimangono quando andiamo a comprare le nostre belle piante nel vivaio, della terra, terriccio, in questo caso che ho prodotto io con l'erba di scarto dell'anno scorso. Questo terreno, vedete, è molto morbido. Qui basta fare del compostaggio. Se non avete la possibilità di avere questo terreno, andate a comprare un sacco di terra, la classica terra che si usa, tanto per intenderci, per i gerani, quella bella terra nera, oppure andate in un bosco. Ecco, qui nel bosco trovate sicuramente un buon terriccio, un poco di argilla da mettere sul fondo, un asse, il classico asse per tagliare il salame, e un buon coltello. Basta, questo è tutto quello che serve. Allora, partiamo adesso con la prima cosa da fare. Stendiamo sul fondo una base di argilla. La si mette perché così il terreno rimane ben drenato, ok? Quindi si mette sotto, come potete vedere. Io in questo caso ho messo due vasi che girerò per evitare che mi escono tutti l'argilla sotto, perché è molto fine, quindi ne ho messi due perché i buchi sono un po' grossi. Dopodiché non facciamo altro che riempire con la nostra terra il vaso. Se c'è qualche, vedete, residuo, qualche pezzettino, lo togliamo. Eccolo lì il coltello che se n'è andato. Non lo riempiamo proprio tutto perché lo andremo a rabboccare alla fine, ok? Una volta preparato questo, andiamo adesso a fare l'operazione. Mettiamo qui da parte la terra. Adesso andiamo a vedere come si procede con l'ananas. Allora, quello che noi dovremmo andare ad interrare non è altro che appunto la parte che noi di solito scartiamo, questa. Allora, la prima cosa da fare è andare a tagliare proprio come quando noi dobbiamo praticamente pulire l'ananas. Andiamo a tagliarlo con un bel taglio netto. Eccolo qui, questo ce lo mangiamo, che è sicuramente ben gradito. Dopodiché noi otteniamo questo. Ecco, allora a questo punto noi dobbiamo andare a togliere, vedete, tutta la parte qui intorno. Andiamo a toglierla. Bisogna pulirlo bene. E una volta pulito dobbiamo anche andare, perché è da qui che dopo spunteranno le radici, dobbiamo andare anche a togliere. Adesso io lo regolo un attimino. Ok, vedete che è rimasto proprio una parte tutta nuda, ormai non vi è più pelle, ok? A questo punto non dobbiamo fare altro, e questo lo possiamo fare con le mani, di avere l'accortezza di andare a togliere i primi giri qui di foglie, ok? E tagliamo via, possono essere i 2-3 centimetri, vedete? Si tirano via anche facilmente, e da qui che dopo nasceranno appunto le radici. Quindi andiamo a toglierle tutte. Finché otteniamo appunto almeno un paio di centimetri, 2-3 centimetri sono più che sufficienti. Togliamo ancora questi ultimi giri.
è molto facile e anche molto piacevole come operazione, nulla di che. Ecco, vedete che più o meno sono quelle 2 dita, togliamone ancora l'ultimo giro. Basta, siamo pronti. Ecco, ve lo faccio proprio vedere, vedete, tenete presente un paio di dita, poco di meno. A questo punto siamo pronti per interrarlo. Cosa dobbiamo fare? Togliamo via questi che non servono più, riprendiamo il nostro vaso, buttiamo via gli scarti. Allora, a questo punto non dobbiamo fare altro che fare un buco con le dita, semplicemente inserirlo, ok? E dopo pian piano andare a comprimere il terreno qui intorno con le dita, così, piano piano si comprime il terreno. E dopodiché, come potete vedere, siamo giù un po' bassi, andiamo anche a rabboccare, perché avendolo pressato il terreno si è compresso, quindi lascia spazio ad alto terriccio. Andiamo ancora a pressare un poco, non tanto, perché comunque l'acqua deve poter scendere tranquillamente. Eccolo qua. È anche bello da vedere, fra le tante, di solito chi è abituato a far talè di solito all'inizio non è un gran bel vedere, ma in questo caso è anche già subito un poco ornamentale. Ecco, qualche accorgimento. Allora, a questo punto non dobbiamo fare altro che aspettare che attecchisca, non dobbiamo metterlo di certo in pieno sole, perché adesso con la stagione che viene morirebbe. Mettiamolo in una zona sempre di ombra, penombra, ok, dove si fanno le talee, tanto per intenderci. Teniamo sempre la terra umida, ok, cioè basta mettere il dito e sentire che la terra sia umida ed attendere. Un accorgimento: quando andiamo a bagnare non bagniamo da sopra, perché a questo punto potrebbe marcire, quindi andiamo a bagnare di fianco, ma non mettete mai l'acqua qui dentro, ok? Questa è una cosa molto importante. A questo punto siamo pronti per la nostra pianta, futura pianta d'appartamento, che, attenzione, non è che ci potrà dare dei frutti perché non abbiamo il clima adatto. Tenterà, in alcuni casi, se siete fortunati, potrebbe anche addirittura tentare di fare questi frutti. Non saranno appunto dei frutti che, ahimè, potremmo andare a mangiare magari a Natale, però la pianta di sicuro avrete un qualcosa di bello per la casa. Alessandro, la futura pianta di ananas che avrete nel vostro appartamento vi salutano, vi ringraziano soprattutto per avermi seguito fin qui. Fateci sapere in calce a questo video se è andata bene l'esperimento, e soprattutto ricordatevi di condividere nei social questi video se li avete ritenuti utili per voi e per gli altri, e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!